guarda qua. Ravioli ripieni di patate, ricotta e funghi porcini con la salsetta di prosciutto crudo, buonissimi, l'ho fatti. Guarda fino alla fine perché ho usato un trucchetto per fare la salsa fantastico. Senti che profumo. Mo ti dico gli ingredienti qua. Allora abbiamo 300 g di farina 00, 3 uova e poi un po' di semola rimacinata che ci serve per dargli un po' di ruvidità a questa pasta quando la tiriamo. Vedi la maniera come fa. La farcia, amore mio, devi fare una cosa, ti devi già bollire un po' di patate lesse, vedi, belle schiacciate. Oddio, non si schiacciano così. Ci metto dentro un po' di funghi, a ricotta che ci vuoi mettere? Quella che trovi fresca, quella che trovi buona, oppure quella che è rimasta in frigorifero e sta andando verso di là, nel paese dei morti, tu gli dai la nuova vita. Incominciamo da che cosa? Funghi secchi porcini, per cortesia, perché se no non sanno di niente. Acqua tiepida, così, gli diamo vita a questi funghi, riruscidiamo, loro si idratano, diventano tutti belli, grossi, ne servono pochi, 10-15 grammi di funghi porcini secchi, che so, niente. Poi, con ste manine, ci mettiamo a fare la pasta, e qua, 300 grammi di farina 00, 3 uovette fresche, eccole qua, così, senza che sporchiamo tanto, perché io lo sapete, sono zuzzone, camera 1 mi riprende sempre, e zozzi tutto, e fai un casino, è vero amore? Preferisco uomo che zozza che uno che non cucina, va bene? Va bene? E voi ragazzi, chi preferite? Quello zozzo che cucina o quello pulito che mi fa godere in cucina? Quindi scrivete nei commenti che uomo volete. Guarda, piano piano la massaggio, ti faccio sentire sta mano. Allora tutto sull'identico però. A pasta, no a te. Sono 300 grammi di pasta, non ci vuole niente a farla. La pasta è quasi pronta, quindi massaggio bene così. La facciamo diventare un po' liscia. Stiamo erano un po' lenniche, erano un po' bianchicce. Allora questo perché? Perché sono uova che non sono a pasta gialla, però a noi ci interessa, che ci frega poi. È pronto, vai. Un po' di semola. Metto la pasta qui, canalaccio lo facciamo in madre, ok? E copriamo la pasta. Così non si fa crosticina sopra e non si secca. La salsa non la faccio. Amo gli amici di Clay. Mandate a voi il pacchetto della Dane e guardate qui che mi hanno mandato. Tu dici, che ci fai con sta roba? Questo è il contadino. Buono. Profumato. Sì, questo fa pubblicità, lo sapete perché? Invece di fare i pacchi che tutta roba mischiata non si sa chi la fa, voi rifate un bel pacco di Natale con dei prodotti di qualità, dove il maiale è tutto di filiera, tutti i salumi vengono fatti con quel maiale allevato in Italia, poi c'è sta il campagnolo e poi mi hanno mandato pure un bel trancio di prosciutto Zorina, quindi prosciuttificio all'anghirano da valore, cosce di maiale italiano, quindi c'è un prodotto pazzesco. Se vuoi fare un bel regalo, questo è il box di Natale di Clay Grapontà. Loro spediscono in tutta Italia e sei sicuro che ti arriva roba buona come ci piace a noi. Qua c'è il link, dai, e con questo ci fa un buona salsetta, vai. Vedo da giallo, questo ragazzi è una garanzia. Lo sapete il video che ho fatto quando sono andato qui all'Anghirano da Zorina? Sul mio canale YouTube c'è il video che ho raccontato il mio viaggio e vi faccio vedere come si fa il prosciutto, ragazzi, da loro. Pazzesco. Taglio un po' di proteina, così, senza levare troppo grasso, taglio la fettina, non troppo spessa, fatta a coltello. Questa qua ti diverti, vedete, quando c'è il trancetto così di prosciutto, ti diverti a casa a tagliarlo in questa maniera e vediamo dove mangi. Così. Non per fare salsa faccio così, la taglio sottile, mi piacerebbe farla. Così, guardate. Ci vuole un pochino di scalogna, mi ci piace, buono. Tagliamo a metà, sottile. Scalogno, burro, fuoco dolce, l'acqua dei funghi, così, guardate. Alzate la temperatura, guardate in meraviglia. Quando è morbido lo scalogno, andate con la panna
Tiè, prosciutto. E lui dà il tocchetto quello giusto, signore miei. Oh, ma nel prosciutto e funghi, oh, che mi sono mettato io, no? È la bontà. E spengo tutto, stop. Non sei restato con il prosciutto, devi soltanto lasciare il sapore a sta panna dolce. Panna fresca, mi raccomando, Nel box di Natale c'è anche il vino, quindi si mangia e si beve. Pezzetti di salame, pezzetti di prosciutto e un goccio di vino. Sempre il bicchiere ghiacciato, Buono. Vuoi dare un altro pezzetto di prosciutto? Che modo puoi fare i ravioli o i tortelli? Mi dici io. Per fare la farcia usiamo le patate, quindi ragazzi costo veramente basso. Che patate usare? Le patate saporite ragazzi sono quelle nostre, sono quelle italiane. Dove andate a trovare altre patate? Quelle buone c'erano solo noi, buone, Sila, Viterbo, Bolle Fiorito, c'erano certe patate ragazzi miei. Ancora non c'ho schiacciapatate a casa, lo sono scordato a Roma, quindi faccio con la forchetta, si può pure una nuova forchetta, schiacciamo bene, diventa una cremetta, ricotta e metà patata, ok? La stessa quantità. Schiacciamo e incorporiamo, così diventa bella, morbida. Prendiamo i funghi, li strizziamo così, scottano un pochetto, li tagliamo piccoli, guardate. Come se fosse un prezzemolo. Se tu pensi al fungo, che ti viene in mente? Dimmelo. Viene in mente il betto, qualche betta ce la vuoi mettere? Prendiamo le foglioline, ne servono poche, sono troppo invadente. 4 foglioline, guardate qui che meraviglia. Taglio il striscioline, la salvia, piccolina. Poi vi piace la menta, vi piace il timo, metteteci quello che volete voi. Basta che ritenga, quando cucinate dovete ridere. Mettiamo tutti i funghetti, la salvia qua dentro che sarà la farcia questa, sale, pepe, mescolata bella e massaggiamo. Mazza è buono. Da voi buonissimo. Da voi. Adesso faccio i tortellini, la pasta è pronta, è bella riposata, si è sommecchiata. Guarda qui. Guarda che bella, Tagliamo un pezzetto e la copri sempre, se no ti si secca. Sta così, tranquillo. Olè! Primo giro, secondo giretto. E mano a mano adesso gli diamo una bella forma, ok? Così, guarda. Allora, la macchina a mano ti dà grande soddisfazione. Perché per il muscoletto. Quindi ragazzi, maschietti, mettete con le vostre mamme, mogli, sorelle e fate la pasta. E adesso piano piano incomincio a stringere. Fino a che punto? Fino a tutto che ti piace. In che senso? Che tu devi riuscire a fare una bella pasta sottile. Mentre sta tirando, io la tengo così, dovresti tenerla in questa maniera con l'orso della mano, così non abbombi. Guarda che bella, guarda, stupenda. Andiamo di nuovo, questa la tiro alla penultima misura, quindi attenzione, perché se la faccio troppo sottile c'è il rischio che mi si fora. Eccola qua, guarda che bella, guarda che meraviglia. Umida, il giusto. È pronta. Prendo un po' di farcia, così, e faccio dei bei mucchietti uguali, pian pianino, col sacco a poche poi vengono molto bene. E ci siamo. Via. Date una distanza che voi potete lavorare in mezzo. Chiudo, lentamente. Devi piano piano ben sigillare e far uscire l'aria. Ok, che mi raccomando? E voi tutti quanti mi seguite, quindi attenzione. Ecco, faccio uscire bene l'aria, deve essere la carezza. Allora, le carezze più belle che noi sappiamo dare le diamo ai bambini piccoli, ai neonati, no? Che siamo molto delicati, e lo stesso deve essere con questo. Via, c'ho il coltello, voi se c'è la rotella usate la rotella, facciamo una cosa molto rustica e poi faccio vedere, via. Andiamo con quest'altra parte, così, belli. E questi sono dei maltagliati pazzeschi, capito? Vai,
Così, gli diamo una... Belli. Da qui. E poi un altro cosa che volevo dare. Sale grosso, ravioli. Belli. Se bagna. Ah, poi senti la salsetta? Niente sale, non mettete il sale, è perfetta. Buonissima, questo sapore di fungo, non puoi vedere che cos'è. Il prosciutto è dato la sua sapidità, il suo sapore, il gusto. Sa che bontà, ragazzi. A fine cottura mettiamo i nostri ravioli qua dentro. Eccoli qua, dentro la salsetta. Andiamo. Vedi un coccolo? Li devi amare piano piano, così. Zufoli di sabbia. Mettiamo qui, guardate. Guardate che bello sto piatto. Mamma mia. E noi vediamo, piano piano. Belli masserotti, belli, piccoli. Ti senta così, vedi? Loro lo sentono quando li apri. Così. Quanti ne serviamo? 3 o 5, come le rose, eh? Tanto lavoro ci sta dietro, Così. Ci mette salvia. Guarda che meraviglia. Così. Spesso popolo. Che meraviglia, ragazzi. Poi però assaggiamo queste soddisfazioni quando create un qualcosa. È bellissimo. Provate un piacere immenso. È come quando raggiungete, che ne so, qualsiasi obiettivo della vostra vita con le vostre forze. La stessa cosa. E questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto noi. Insieme. Ammazza che buono! Ma che rompeo, ma che ho fatto? Ste mani.